La Roma fa un altro risultato pieno, un'altra vittoria, un altro tassello e poi ha celebrato al meglio in pompa magna il proprio allenatore. E fatemelo dire, non c'è persona più meritevole di Claudio Ranieri che ha dato tanto e quando tu dai tanto, forse anche tutto, è giusto che poi alla fine non giusto, è il corso naturale delle cose, ricevere, no, quello che si dà, è un po' anche la Bibbia che ce lo dice, no? Lo dice uno che poi di fede, onestamente, prenderebbe una grossa insufficienza. Stamattina non so parlare, stamattina non so per nulla parlare. Oddio, non è che gli altri giorni vada così meglio, però vabbè. Sono molto provato, ragazzi. Quasi a freddo la giornata di ieri la vivo ancora con più rammarico, con più molto cupo, vi dico la verità, non mi sono piaciute anche tante altre cose che ho visto, il silenzio stampa, ma questo è argomento di discussione di un altro contenuto che arriverà magari nel pomeriggio, vediamo, così arriverà in giornata sicuramente, ma ho bisogno di tempo, ma soprattutto dobbiamo recuperare la corsa Champions, ragazzi, perché è giusto parlare, ripeto, di quello che sta facendo la Roma, di come ha finito la stagione il Milan, della Juventus che poi alla fine batte l'Udinese, ma attenzione perché la Juventus ha ancora uno scoglio importante, battere il Venezia e fuori casa la squadra di Tudor, 3 pareggi e una sconfitta, un dato che comunque ci pone anche delle riflessioni. E quindi dobbiamo parlare di tutto questo adesso e lo facciamo e come? Se lo facciamo, signori miei, prima un paio di robette veloci, come al solito se volete sfamiamo il nostro amico algoritmo con i soliti like, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e vi ho già anticipato che arriverò a freddo e potrei essere molto più arrabbiato anche di ieri, perché poi ieri c'è anche l'emotività di una squadra che comunque ti sta facendo vivere qualcosa di incredibile, ma altrettanto incredibile secondo me come abbia lasciato andare questo campionato dalla prima giornata. Ma ne parliamo, attivate la campanella e rimanete sintonizzati. Brevemente, velocemente, vi ricordo anche che arriverà la top 11 video esclusivo che io carico sulla piattaforma P4P, dove potete tranquillamente venirmi a seguire se ancora non l'avete fatto, vi rimando il link in descrizione, ripeto, per ascoltare questi video esclusivi, facciamo il riassunto della giornata, la top 11, prendiamo i giocatori, quindi ci divertiamo. Questa settimana molto meno per quanto mi riguarda, ma ci divertiamo. Quindi se non l'avete fatto, seguitemi su P4P, link in descrizione. Scaricate l'app che è gratuita. Allora, sì, parto dalla Roma che è quella che mi accende di più la Roma per il cammino che ha fatto, perché io dico sempre, vediamo dove tutto è iniziato e davvero Ranieri ha portato la Roma in Europa. Mo' non sappiamo quale scalino e c'è differenza tra uno scalino e l'altro, ma se la Roma c'entra anche, dico l'Europa League, no? Poniamoci nel mezzo, fa una roba comunque ragazzi di un clamore, ma di un clamore eh, incredibile, incredibile, incredibile. Oggi non mi vengono altri aggettivi, ma, ma il discorso, il succo è quello, perché davvero è una squadra che ha avuto delle difficoltà enormi, è arrivato questo signore qua e ha messo tutti a posto, ragazzi miei, a suon di vittorie, a suon di risultati utili. Questa era una squadra che faceva una fatica enorme, anzi, che non vinceva mai fuori casa, ha portato risultati sotto qualsiasi aspetto. Anche in Europa lì ci rimane un po' una piccola macchia dove avevamo visto che era competitiva, è uscita in quel modo, ma è una squadra che se l'è giocata e si sta giocando la qualificazione alla Champions. Poi non dobbiamo farci ingannare da quello che sarà il risultato finale. Magari non riesce perché oggi è sempre la Juventus padrona del proprio destino e uno la vede meno clamorosa, ma rimane clamorosa. Ripeto, rimane clamorosa perché è qualcosa che non ci potevamo mai aspettare. No, un'inversione di trend così è pazzesca. Io quasi mi sono commosso più di Ranieri vedendo no, quel parterre,
Pasillo d'Honor, ripeto, lo stadio tinto a festa per celebrare un uomo vero e, attenzione, anche un grande allenatore. Perché poi sto fatto che noi parliamo sempre dell'uomo, che è qualcosa di clamoroso, nonostante abbia sbarellato nella scorsa giornata, secondo me anche un po' a torto, ma forse anche facendo un po' di tattica, non lo so, però uomo vero, uomo veramente da altri tempi, e mettiamo magari in secondo piano la figura dell'allenatore, del manager più che proprio del manager, e sta roba è sbagliata, dico è sbagliata perché è un signor allenatore e lo stiamo vedendo. Perché dico questo? Perché è bravo nel sfruttare le abilità dei propri giocatori. La Roma è forte sui calci piazzati e dopo 2 minuti è avanti. Contro il Milan è avanti sul calcio piazzato perché sta roba fatemela dire. Perché poi arriviamo anche all'episodio chiave dell'espulsione, tutto quello che vi pare. Ma la Roma dopo 2 minuti è avanti perché Mancini ruba il tempo a Tomori che neanche salta. E qui poi passerò anche al Milan, no? I demeriti dall'altra parte. Perché se è vero che il Milan magari parità numerica se la sarebbe giocata certamente anche in maniera diversa, nonostante il Milan figura sempre, perché il Milan, come ho già detto più volte, e ripeto sempre le stesse cose, il Milan ha le armi per poter impensierire qualsiasi avversario, assolutamente, anche con l'inferiorità numerica, vi arrivo a dire questo, però è una squadra talmente allo sbando, ripeto, è talmente sconnessa che si fa buttare via un giocatore e poi ci arriviamo, ci arriviamo. Ripeto, dopo 2 minuti neanche salta il difensore Tomori. Cioè, delle robe incredibili. Magnan che nel suo prime ti faceva vedere delle robe paurose. E quello su Paredes può prenderlo un Magnan al prime. Ma abbiamo visto tanti giocatori, secondo me, quest'anno non essere al loro top, non esprimersi onestamente. E anche quella di oggi sintetizza tutto l'andazzo, onestamente, per il Milan, perché di che parliamo? È vero, secondo me è stata, tra virgolette, derubata, perché è un termine sempre un po' troppo sciocco, perché se poi vai a vedere la partita col Bologna l'ha meritata di portarla a casa la Coppa, però c'è stato un episodio sicuramente che a oggi fa ancora più riflettere, cioè Calulu buttato fuori, Ilves buttato fuori e Jimenez buttato fuori, il Beuco hanno buttato fuori. E anche in Spagna mi sembra col Barcellona è successa una cosa simile, buttato fuori. È grave, è un errore, è stato un errore molto grave, ma quello in Coppa Italia, non quello di ieri, perché poi è vero che Mancini è un furbacchione d'altri tempi, Mancini è un furbacchione, cade con un minuto, no un minuto, con un secondo di ritardo, cioè forse c'era latenza, non lo so, però il colpo glielo dà, è un colpo magari meno intenso di tutti quelli che abbiamo citato prima, ma il colpo glielo dà e quindi è espulsione, cioè a termine regolamentare, poi sul regolamento possiamo andare a discutere, ma a termine regolamentare è espulsione, c'è poco da dire. E ripeto, tutte ste robe, tutto questo insieme ci portano a vedere un Milan che giustamente non andrà, e forse anche volutamente a sto punto, perché non è che il Milan voglia andare in Conference League, penso e suppongo, a sto punto meglio fare un anno zero, secondo se mi butto dal punto di vista dei giocatori o comunque della squadra. Ed è una stagione che si commenta, ripeto, per il cammino che è abbastanza chiaro. Poi inutile stare lì a vedere il pelo nell'uovo, ma questo ci dice anche la partita di ieri, ripeto, ci dice il Milan che abbiamo visto in questa annata. E c'è per ammissione anche doverosa degli stessi dirigenti, se non sbaglio Furlani l'ha proprio tranquillamente detto, è una stagione fallimentare, c'è poco da discutere. E concludendo per la Roma, bravi, ribadisco, bravi nel sfruttare le proprie abilità. Bellissimo gol di Paredes, bello veramente, bello quello di Cristante, anche lui è spesso criticato, ma poi quando c'è da tirare fuori gol importanti. Ehm, una squadra comunque allenata bene, questo c'è da dire.
E ribadisco, attenzione, attenzione, perché secondo me la corsa Champions non è ancora definita. È vero, la Juventus è avanti, è vero, la Juventus ha battuto l'Udinese e ha meritato di battere l'Udinese, ma dico sempre, ci sono squadre che in questo momento io le trovo molto più balneari, utilizzo questo termine coniato se non sbaglio da Pastore. Sì, perché l'Udinese è riuscito a perdere col Monza. Perdere col Monza di sti tempi è abbastanza difficile. Però non è che è stato un Udinese arrendevole, però sicuramente un Udinese che non aveva dalla sua grosse motivazioni, eppure l'aveva tenuta anche in piedi, perché poi alla fine, bisogna dirlo, secondo me la Juventus segna con un gol che è anche da annullare, perché c'è un fallo che mi sembra anche abbastanza netto di Nico Gonzalez che va proprio a ostruire il percorso di Solé e lo fa in maniera molto intelligente però, lo fa in maniera molto intelligente, non fragorosa. Se lo fa in maniera favolosa e troppo goffa, comunque te lo annullano per forza di cose. Invece lo fa nel modo che comunque l'arbitro può essere tratto in inganno. E secondo me Nico Gonzalez è un po' l'arma veramente di Tudor, no? È l'unico giocatore che lo vedo veramente un po' diverso dagli altri, perché prima era veramente 0-0-0, adesso ci sono delle giornate in cui va male, ma ci sono anche giornate in cui lui qualcosina di buono te lo fa vedere, ripeto, lì fa quella situazione che fallosa o meno ti porta a vincere la partita. Aveva preso il palo nel primo tempo, se non sbaglio sì, no? Con quel tiro da fuori, anche se Okoye è poco perfetto, però è un po' il giocatore che, no? Che è più vitaminico, utilizzo questo termine qua. Abbiamo visto anche con Sesao un pochettino più, no? Sprizzante, aveva preso il palo esterno nel secondo tempo e quant'altro. Una Juventus che, ripeto, per quello che abbiamo visto ha meritato, però è una Juventus. Faccio tutti questi discorsi per dirvi che non è che mi convince appieno. Cioè, la Juventus ancora arriverà a giocarsi la Champions fino all'ultima giornata e non è detto, ragazzi, perché Venezia è vero che è più in B che in A, però è anche vero che ancora non è matematicamente fuori dai giochi e il Venezia l'andata pareggiò con la Juventus, adesso giocherà in casa il Venezia e potrà dare fastidio, potrà dare fastidio, l'ho detto anche prima, fuori casa la Juventus di Tudor non ha ancora mai vinto, quindi ci sarà da andare a fare la partita, ci sarà da andare a fare la partita, le pressioni l'abbiamo visto quanto contano. Non la vedo una partita scontata, ripeto, nella maniera più assoluta. Volevo dire un'altra cosa sulla Juventus. Finale. Certo, se poi alla fine della fiera non batti tra andata e ritorno, non vinci, non batti una volta il Venezia, onestamente poi è anche giù. Cioè, io penso, e questo è un discorso che, ecco, perciò il campionato spesso e volentieri, o meglio, mi piace, il campionato è veritiero. Il campionato è veritiero perché tanti si parla di episodi arbitrali, ma il campionato è veritiero. Non c'è una squadra che in questo momento non sia nella posizione giusta. Forse se vogliamo lo stesso Venezia, ma vedi, poteva fare meglio l'ultima partita, secondo me invece prende una sonora sconfitta. Però forse è vero, ma tutte le altre, no. L'Inter è giusto che, per quello che ho visto, l'Inter è giusto che non lo vinca lo scudetto. Il Napoli nelle difficoltà, ma è giusto che sia avanti. La Roma, malissimo come partita, ma adesso è giusto che si stia giocando la Champions. Per me è tutto giusto. Questa Juventus ha più delle altre, ma è giusto che stia lì a lottare fino alla fine perché ancora non ha dimostrato superiorità, assolutamente. Quindi non vedo cose fuori scala nella maniera, non sto ripetendo sempre le stesse cose perché, ripeto, sono veramente straziato, ma va bene così, signori, non, non ce l'ho fatta ho visto ovviamente highlights e tutto, ma non ce l'ho fatta a documentarmi bene anche su Fiorentina-Bologna, anche se ho visto delle immagini un po' su Palladino, non ne voglio neanche discutere onestamente, vi dico che non voglio proprio discutere. Ho sentito le dichiarazioni un po' di italiano che diceva abbiamo festeggiato, quindi mi aspettavo anche peggio oggi e questo vi fa un po' capire l'andazzo.
per cui va bene così, meglio non parlare di una cosa che non si è vista bene, onestamente. E niente, ragazzi, io vi ripeto, se volete iscrivetevi perché poi oggi ho da parlare ancora assolutamente sull'Inter, sul Napoli. Stanno scrivendo la data per lo spareggio, queste robe favolose, favolose. E niente, questo è. Quindi se volete ci becchiamo dopo e vi rimando in descrizione dove ovviamente trovate anche il link per P4P. Vi aspetto anche lì. Un grande abbraccio da Neschi.